Chi sono gli Apuniani? Davvero sarebbe un popolo di alieni che vive ancora sulla Terra? Oggi voleremo idealmente in America Latina ed esattamente in Perù, terra già nota per i suoi numerosi enigmi. Tra le montagne maestose di questa terra vivrebbe un popolo di alieni, appunto gli Apuniani, che avrebbe colonizzato la Terra migliaia di anni fa. Sarebbero appunto chiamati Apuniani, oppure Apus, secondo la lingua degli indios del Perù. E migliaia di anni fa si sarebbero stabiliti tra le vette di Huamarco, una delle catene montuose più inaccessibili di tutto il continente sudamericano. Secondo i nativi del Perù, appunto, questi Apuniani si sarebbero stabiliti in queste catene montuose, in queste montagne, migliaia di anni fa. Gli Apuniani proverrebbero da un luogo, un pianeta ai confini della Via Lattea e si sarebbero stabiliti appunto sia in Perù, sia in Messico che in Cile. Questo popolo delle stelle sarebbe arrivato per istruire l'umanità, gli indios in particolare, e sarebbero anche artefici delle linee di Nazca e di altri molti luoghi misteriosi sparsi in tutto il Centro America. Le loro imprese, la testimonianza della loro presenza si potrebbe ricercare anche a Cuzco e a Machu Picchu. Ma perché questo nome? Perché vennero chiamati Apu? Secondo la leggenda il nome deriverebbe proprio dal loro pianeta di origine, appunto Apu, anche se loro stessi dissero agli indios di aver vissuto anche in un altro pianeta del sistema di Andromeda, chiamato Itibira. Ma cosa ne fu di questo popolo delle stelle? Perché ad un certo punto andarono via? Secondo la leggenda, gli Apuniani svilupparono una grave malattia respiratoria che rischiò di farli estinguere, malattia respiratoria dettata dagli agenti chimici presenti nella nostra atmosfera, a cui svilupparono appunto un'intolleranza. Quindi ad un certo punto andarono via. Dopo qualche tempo tornarono, dopo essere riusciti ad adattarsi alle caratteristiche ambientali del pianeta Terra, e infatti si dice ebbero meno problemi fisici. Si dice anche che vivono nascosti in qualche luogo sperduto tra le montagne del Perù e che ogni tanto si facciano vedere da qualcuno. Ma questa unione con i terrestri servì proprio a trasmettere le loro conoscenze agli esseri umani. Ma qualcuno è mai riuscito a contattare il popolo degli Apu? Pare di sì. Pare che Jerry e Katie Wills, due ufologi americani, siano riusciti a contattare il popolo della montagna e anzi entrare nelle loro grazie, ricevendo moltissime informazioni inerenti alla loro civiltà. Infatti pare che dal 2010 al 2013 la coppia di ufologi dell'Arizona andò spessissimo in Perù e incontrò, o quantomeno pare abbiano incontrato, il popolo della montagna durante una spedizione sul plateau di Marcahuasi vicino alla città di San Pedro de Costa. Jerry ha affermato che sono un popolo pacifico e che non disdegnano nemmeno le visite, purché in numero esiguo. Pare che si possano incontrare spesso anche sulle sponde del lago Titicaca e che gli indios, Quechua, abbiano contatti regolari con loro. Secondo i Quechua, è possibile incontrare gli Apuniani quando un essere umano o un animale a cui teniamo molto sia in pericolo di vita. Infatti, secondo questa tribù, ma secondo anche molti turisti, gli Apuniani hanno una propensione naturale ad aiutare gli altri e pare siano in grado di curare ogni tipo di male. Gli Apuniani conoscerebbero addirittura il modo per allungare la vita di secoli, ma riserverebbero questa capacità, riserverebbero questo regalo solo a chi sarebbe disposto ad unirsi a loro, a rifiutare ogni tipo di comportamento malvagio e dedicare la propria vita ad aiutare gli altri. Ma siamo sicuri che tutto ciò
sia vero e non sia solamente una leggenda legata al folklore? Pare di no, o quantomeno dietro la leggenda pare si nasconda la verità. Il primo a parlare di Apuniani sulle montagne del Perù negli anni 60 fu Vlado Kapetanovic, che asserì di essere spesso entrato in contatto con questo popolo degli alieni, appunto degli Apuniani. Disse che sono in tutto e per tutto simili a noi, ma il loro corpo è meglio proporzionato e sarebbe in grado di adattarsi facilmente a diverse temperature, pressioni e gravità. Proprio per questo vivono anche sulla Terra, ma vivono tuttora anche sul loro pianeta, sul pianeta Apu. In pratica, secondo Kapetanovic, sarebbero perfettamente in grado di adattare il loro corpo in base alle necessità e in base al pianeta in cui vivono, e sarebbero anche perfettamente in grado di mimetizzarsi fra gli uomini. Ma a questo punto la domanda che vi starete facendo è: come mai sarebbero arrivati sulla Terra? E come giunsero sulla Terra? Sarebbero giunti sulla Terra grazie alle loro conoscenze tecnologiche molto avanzate e grazie alle loro navi spaziali che i peruviani chiamano Los Vientos. Molti affermano che noi li incrociamo tutti i giorni perché sono ovunque e hanno la capacità di assumere molteplici forme, quindi possono essere possono trasformarsi tranquillamente in uomini di colore, uomini asiatici, uomini bianchi, quindi li possiamo incontrare tutti i giorni e il loro scopo è solamente quello di fare del bene a chiunque. Ma questa leggenda come sarebbe nata all'interno del popolo peruviano? Non lo sappiamo. Noi vi abbiamo raccontato questa storia, quindi diteci nei commenti cosa ne pensate e se la puntata vi è piaciuta e se magari avete mai sentito parlare del popolo degli Apuniani. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova storia e un nuovo mistero. Un saluto da Salvo.